Ma che stai aspettando? Uccidi la vacca sacra. Prima di diventare definitivamente uno zombie, impara ad osare. Il cielo sostiene e aiuta chi ha coraggio e chi osa veramente. Cari amici del Lupo della Steppa, che periodo assurdo, che assurda fine d'anno. Wow, il mondo si sta impantanando sempre di più, sta sprofondando in una sorta di caos, di confusione delle lingue, dove direi che davvero la parola d'ordine che regna ovunque sul pianeta terrestre sembra essere quella di confusione e disorientamento. Pensando a tutto questo mi è ritornato in mente un aneddoto che vi voglio raccontare, che è un aneddoto legato a quando ero ancora un antropologo alle prime armi e studiavo a Parigi, appunto all'università. E mi ricordo che una volta uno dei miei professori che lavorava in Nepal ci raccontò una storia, un rito molto strano, originale, direi addirittura assurdo e paradossale che veniva celebrato ogni tanto in situazioni estreme nell'est del Nepal. Allora, voi lo sapete, in India come in Nepal, la vacca, la mucca è un animale sacro, è un animale che viene venerato, è considerato una sorta di seconda madre dell'uomo, quindi la mucca non viene toccata, viene servita, non viene mangiata, non viene maltrattata, quindi la mucca è veramente una sorta di idolo in terra, su quattro zampe e vivente. Quindi quando si parla di mucca in quei mondi si parla di qualcosa che è assolutamente sacerrimo. Però dovete sapere che in una delle tribù dell'est del Nepal, la tribù dei Limbu, esisteva questa consuetudine. Ebbene, quando gli sciamani avevano officiato dei rituali, ed erano dei rituali talvolta importanti per salvaguardare la protezione di un villaggio, immaginate rituali che servivano a scongiurare o a rimandare indietro, ad esempio, delle carestie, quindi la povertà, la siccità o delle inondazioni. Quindi quando venivano fatti questi riti dagli sciamani, che erano dei riti collettivi che servivano appunto per tutta la comunità, accadeva che alle volte questi riti funzionassero, ma alle volte questi riti non funzionavano, non ottenevano il loro scopo. Quindi gli sciamani facevano i riti, ma la siccità rimaneva. La pioggia continuava a durare, a durare, a durare, creando una sorta di inondazioni che poi distruggevano tutte le messi. In questi casi estremi, cosa facevano gli sciamani? Facevano una cosa assurda, e non è un caso che venga chiamata in causa la mucca, perché gli sciamani, dopo aver fatto un consiglio, diciamo, intimo tra di loro, decidevano che bisognava passare, si direbbe, a un'ottava superiore, a un livello diverso. Non si poteva più chiedere semplicemente, ma occorreva fare qualcosa di estremamente drastico ed energico. E quando questi consigli avevano luogo, il rito che si stabiliva che dovesse essere celebrato era proprio un'uccisione della vacca sacra. Quindi immaginate questo animale veneratissimo, di cui abbiamo detto, di colpo una vacca veniva scelta, portata in mezzo al villaggio e uccisa. Quindi un atto totalmente sacrilego. Era come dire o la va o la spacca. È come dire quando noi abbiamo un disco rigido pieno di dati e questi dati sono incastrati, si sono bloccati, quindi non gira più niente dentro questo disco rigido. Alle volte il tecnico a cui portiamo il computer ci dice, ma la cosa migliore qui è riformattare il disco rigido. E questa è la concezione che aveva questa popolazione dei Limbu. Quando è stato fatto il tutto per tutto, quando è stato analizzato, quando abbiamo cercato di capire tutto quello che è comprensibile, eppure rimaniamo là, impantanati, come in una sorta di miasma, come se avessimo i piedi veramente immersi in un acquitrino, in delle sabbie mobili. Cosa si può fare? Cosa si può fare? È inutile continuare con le strategie che noi conosciamo. Occorre invertire la corrente, creare un cortocircuito, fare una sorta di elettroshock. Ed è questo appunto il significato di questi riti antichi che però parlano anche di noi, che non significa diventare di corpo sacrileghi, immorali,
creare una dimensione di anarchia, di caos ancora più grande di quello in cui siamo, ma significa semplicemente quando le cose non vanno più avanti, e penso che quello che sto dicendo parla a molti di voi, immaginate quante relazioni state cercando di capire come salvare, come metterci del cerotto, come analizzare, come dialogare, come parlare, cose giustissime, giustissime, ma quando non hanno una loro risoluzione, quando sentite che state arrivando al capolinea, a cosa serve continuare la stessa strategia? Le relazioni, il rapporto con noi stessi, il rapporto col mondo del lavoro, le nostre scelte, continuo a fare questo lavoro oppure forse prendo il coraggio e ce la faccio, la lascio e trovo qualcos'altro. Bene, in questi casi quando sentite che c'è uno stallo completo, e voi direte Martino sei completamente folle, no, questa è una logica molto antica, è una logica che funziona. Occorre veramente, come dicevo prima, fare un salto di livello, passare a un'ottava superiore, invertire il senso della polarità, quindi compiere un atto drastico, folle, apparentemente drastico e sicuramente folle, che però serve a sbloccare. Questo è il significato dell'osare. E questo è il momento in questa cerniera importantissima di una chiusura dell'anno e di un'apertura di un nuovo anno, cercare di dirsi wow, cosa faccio di me stesso? Ho tentato il tutto e per tutto, ma sto ancora qua, bloccato. Schioccate le dita, lanciatevi, buttatevi nel vuoto. Vi faccio un altro esempio che riguarda sempre questa mentalità antica, perché non bisogna andare per forza nel Nepal per trovare delle saggezze universali, ce l'abbiamo anche qui, ce l'abbiamo qui a portata di mano, a portata geografica, a portata culturale. Basta tornare qualche anno indietro. Pensate che ad esempio nell'Italia meridionale, nella Sicilia, a fine 800 c'è stata una grandissima siccità, memorabile, storica, tutte le cronache ne parlano, non solo in alcune zone, praticamente tutta la Sicilia era colpita da questa enorme siccità. Come potete immaginare, i siciliani, soprattutto a quell'epoca, un popolo devoto, un popolo sinceramente devoto e religioso, pregava, novene, preghiere, messe per impetrare la pioggia. Solo che cosa succede? A un certo punto non funziona niente e guardate il paragone appunto con le nostre vacche sacre uccise nel Nepal. Cosa fanno le persone? Alla fine cosa decidono? Come se fosse una sorta di epidemia collettiva, viene invertita la strategia. Allora immaginate anche lì un atto sacrilego. La statua di San Giuseppe in alcune città, veneratissima all'interno della sua cappella, viene presa dalle persone, portata sulle spalle, come se si portasse in processione, ma era una processione invertita al contrario, e la statua di San Giuseppe è abbandonata in mezzo a un campo arso dal sole. Lo stesso accade ad altre immagini sacre, delle immagini di San Michele Arcangelo, un grande protettore che ugualmente viene raggiunto in chiesa, viene spogliato dai suoi attributi sacri e divini, viene presa, portata fuori dalla chiesa e messa vicino a una grande piscina, a un grande stagno e minacciata. Se non ci fai piovere, lo sai che facciamo noi? Ti mettiamo in acqua, ti affoghiamo. E la stessa cosa viene fatta con altre immagini sacre. Questa è veramente Licata, Caltanissetta, Palermo, in varie zone, a seconda della devozione prescelta per una determinata figura sacra divina, viene presa quell'immagine, portata e minacciata. Altre statue sono portate in riva al mare e lì abbandonate, anche lì minacciate di essere maltrattate o affogate. Cosa accade? Quando la preghiera non funziona più, quando la pia devozione non funziona più, entra in gioco un'altra forma di religiosità e di spiritualità, molto più accesa, molto più potente, sul filo del rasoio, sacrilega però efficace. Bisogna invertire la polarità, ve lo ripeto, gettarsi, tentare il tutto per tutto e dire o la va o la spacca, che non è un atto irrazionale ma un atto coraggiosissimo, l'unico che ci permette di salire sopra e di invertire veramente il senso della marcia. Pensate a questo, io immagino se pensate alla mucca sacra e alla statua di San Michele Arcangelo,
che viene lì minacciata di essere affogata, gettata in acqua, c'è qualcosa che parla a ciascuno di noi. Cosa c'è in questo momento che ci interpella? Cos'è che ci blocca? Cos'è che stiamo spingendo e non va avanti? Qual è quel luogo dove sentiamo che siamo arrivati al fondo, come se non ci fosse più una via d'uscita? Siamo arrivati lì, siamo con le spalle al muro. Trovate il modo di reagire e il modo c'è. Osate, osate, osate. Gettatevi e fate in modo che veramente questo inizio 2025 sia per voi il momento più propizio per fare questo acrobatico, altissimo, alla cieca salto che vi permetta però di uscire da tutto ciò che in questo momento della vostra vita sta lì a impastoiarvi. Vi auguro tutto il meglio, osate, osate, osate.